Carissimi, benvenuti o ben ritornati in questo nuovo video. Sono Gennaro del canale YouTube Smart Video Photography e in questo video riparleremo un po' dell'importanza dell'audio nei nostri video. Prima di andare avanti vi invito a iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò, e andiamo subito a vedere i due prodottini che vedremo in questo video. Benissimo, il primo prodotto che vedremo è questo microfonino Lightning, molto economico, direi economicissimo, da 19 euro e rotti, quindi una cosa molto economica. E poi vedremo, vado nel magazzino, il Comica, questo qui, che anche se fa ridere, ma non fa ridere perché non è un microfono da ridere. Questo è adesso ve lo leggo perché non mi ricordo cos'è, è il CVM-WS50 tra parentesi C, perché ce ne esistono ovviamente tante versioni, questa è la C. Peccato perché non c'è la versione con il microfono a gelato. Questa è una cosa veramente che sono rimasto un po' male, però andiamo subito a vedere questo microfonino e soprattutto andiamo a sentire cosa esce quando registriamo con Filmic Pro. Bene, andiamo a vedere questo microfonino. La cosa, diciamo, positiva sicuramente è quella che abbiamo l'attacco Lightning, quindi non dobbiamo utilizzare il famosissimo accessorio che ci veniva dato una volta in dotazione con l'iPhone. Beh, è anche vero che è economico, quindi non ci aspettiamo una qualità eccelsa. Eccolo qua, la scatoletta. Direi che si presenta anche in una sacchettina molto carina, però c'è stato già un problema. Adesso io non so se lo andrò a portare, lo manderò indietro o no. C'è stato un problema perché mi è arrivato con la pinzetta, ok, di aggancio alle magliette, alla camicia, al baverino, dove cavolo volete agganciare, rotta, quindi ho dovuto praticamente sostituirla. E adesso vi faccio vedere un'altra cosa. Qua c'è un velcro praticamente che si toglie e il cavo è abbastanza lungo, direi che se riesco a togliere il velcro è abbastanza lungo, e come ho detto ho dovuto sostituire ok, la pinzetta di aggancio. Con cosa lo sostituite? Con questo sacchetto qui. Questo sacchetto qui l'ho comprato su Amazon, poi ve lo metterò in descrizione. Ci sono, oltre alle pinzettine e vari agganci, ci sono anche i antivento, antipop, come lo vogliamo chiamare, perché se ne perde sempre qualcuno. Ora non ci resta che andare a sentire come registra questo microfono, perché tanto il suo collegamento è molto semplice. Lo prendete e lo inserite, se trovo un iPhone, all'interno della presa di ricarica del vostro telefono, quindi il gioco è fatto. Ecco, una cosa che vi consiglio: sbloccate il telefono prima di utilizzarlo, perché potrebbe essere che no lo riconosca. Andiamo a sentire adesso la prova, ok, che ho fatto con questo microfono. Ok, andiamo a sentire la prova. Allora, dopo aver provato tante volte, bisogna abbassare il volume perché questo microfono ha un audio veramente pessimo, e bisogna metterlo anche al contrario, cioè con la testa in giù, perché sennò abbiamo una distorsione incredibile. Comunque commentiamolo insieme. Allora, cosa dire? Possiamo dire che ci sono dei spannacchiamenti. Ho abbassato tantissimo il volume a Filmic Pro, e però ci sono questi picchi, chiamiamoli, ok, di spernacchiette, di questi picchi pipì, si sente proprio questa piccola distorsione, e non so se può essere utile. Ovviamente non ve lo consiglio, perché spendere 19 euro per un accessorio così non ne vale sicuramente la pena. Poi, parlando di dispositivi, uno potrebbe dire, cioè potrebbero dire questi dell'assistenza o di Amazon stessa, tu l'hai usata con un dispositivo vecchio. Ragazzi, iPhone 13, quindi con Filmic Pro, l'ultima versione,
non ci stiamo a raccontare quella dell'uva. E con questo lo imbustiamo e oggi stesso lo rimandiamo al mittente. A questo punto andiamo a vedere l'altro, che sicuramente non ha lo stesso costo, ma è tutta un'altra cosa. Ed eccoci qui ragazzi, col Comica, questa versione, come ho detto, la versione C di questa grande interfaccia per smartphone, esclusivamente per smartphone. Quindi abbiamo un microfono dedicato solamente allo smartphone, anche se poi si potrà usare in mille modi e poi lo scopriremo vivendo. Andiamo ad unboxare subito la scatola, a vedere cosa c'è dentro e poi ovviamente faremo la prova pratica e prima lo vedremo in dettaglio ovviamente e poi faremo la prova pratica con Filmi Pro. Ok, la scatoluzza è questa qua, eccola qua, bella, ok, l'apriamo e dentro che cosa c'è? C'è una valigettina con tanto di logo di Comica, vedete che anche come si presenta è tutta un'altra cosa. La andiamo ad aprire, ok. Qui in questa, diciamo, in questa tasca ci sono tutti gli accessori ovviamente che adesso andremo a vedere, ma prima di tutto scopriamo le unità. Qui abbiamo la ricevente e qui abbiamo la trasmittente. Sono praticamente due unità molto semplici da utilizzare, hanno le stesse caratteristiche, lo stesso display, gli stessi comandi, quindi nulla di difficile da utilizzare. E qua abbiamo anche il treppiedino dove possiamo andare a alloggiare la nostra interfaccia, diciamo la ricevente, con anche lo smartphone se vogliamo. Andiamo a vedere nella sacchettina cosa c'è. C'è ovviamente il nostro microfono lavalier qui, poi abbiamo il cavetto di collegamento tra diciamo, il ricevitore e il nostro smartphone ovviamente. Poi abbiamo anche il libretto di istruzioni che potete leggere tranquillamente, se qualcosa non vi è detto me lo fate sapere. E poi abbiamo il bersalino e abbiamo il cavo di ricarica che non è USB-C, è un cavo di ricarica standard USB mini o chip e chop, non mi ricordo cos'è. Ora non ci resta che andare a vedere in dettaglio le due interfacce per prima poi di dargli una bella accesa. Ecco, la prima cosa un po' negativa di questo sistema è la batteria. La batteria sicuramente non è il punto forte. Il punto forte sono altre cose, ve lo dico subito. I canali, possiamo selezionare, mi pare, 20 canali di trasmissione, quindi se c'è qualche interferenza, ragazzi, siamo sicuri che possiamo escludere il canale con l'interferenza, quindi avere una voce sempre chiara e limpida. Andiamo a vedere adesso nel dettaglio le due unità. Allora, ho messo qua il mio iPhone 13 con la macchina del reflex per farvi vedere il dettaglio, ma prima di tutto vi faccio vedere qua su, vedete ci sono delle alette, ma le vedete anche di là, che praticamente, ecco, si mettono in posizione grip, vedete come un grip proprio di un telefono. Questa vite va praticamente allargata e qua dentro ci potete mettere il vostro cellulare come un grip normale. Se poi lo volete usare su un cavalletto, diciamo che non sia agganciato al vostro smartphone, le mettete di nuovo in posizione diritta e lo agganciate lo stesso sul cavalletto. Adesso io vado a fare un esperimento, vediamo un po' se mi riesce. Ovviamente la mia vista non è una vista d'aquila, quindi spostiamo un attimo lo smartphone, ecco qua in tempo reale. Allora abbiamo, questo è il ricevitore. Innanzitutto vediamo il logo e qui abbiamo la spia che funge anche da spia di ricarica. Quando è fissa è carico, quando lampeggia non è carica, e quando lampeggia e sono accesa l'unità vuol dire che aspetta che accendiamo anche il trasmettitore per essere agganciato. Qui tasto di on, vedete proprio il disegnino, e qua abbiamo il set, proprio il set che è il tastino che ci permette di cambiare i canali. Giriamolo su un lato e abbiamo la presa di ricarica qui
e ovviamente qui l'uscita per andare a agganciare l'unità sullo smartphone. E qua sotto, girando, abbiamo anche la presa cuffia. Ecco, una cosa da precisare è che la cuffia è solamente il ritorno dell'unità, cioè del microfono che sta trasmettendo con questo sistema. Non abbiamo il ritorno in cuffia di quello che succede praticamente online o quello che stiamo trasmettendo, ok? Quindi non è un monitor diciamo che trasmette tutto quello che accade nel nostro dispositivo mobile. Ritorniamo su di esso. Qua sopra abbiamo il tasto volume per regolare proprio il volume di uscita del nostro microfono, quindi abbiamo una doppia regolazione, ok? Qui possiamo regolare il microfono. Non ci sono altre cose, c'è un reset, ma vi dico la verità, non ho capito come si resetta, perché non vedo nessun tastino, forse no, qua c'è una vitina, vabbè, comunque questo è una cosa che non ci interessa. Qui abbiamo praticamente un'altra vite da 1/4 di pollice sopra per andare a mettere un faretto, e qua sotto ovviamente abbiamo lo stesso 1/4 di pollice per andare a inserire il nostro ricevitore su un cavalletto, come vi ho detto prima. Passiamo alla trasmittente, che più o meno è uguale, identica, a parte per un'altra funzione. Abbiamo sempre la spia qua che funge sempre da aggancio o ricarica. Qua abbiamo il tasto di on, però vedete c'è scritto anche mute, quindi cliccando il nostro microfono viene messo in mute. Molto simpatica sta cosa, molto difficile da capire. E qua abbiamo sempre il tasto set che ci permette di andare a settare i canali. Ovviamente i canali devono essere uguali su tutte e due le unità. Da un lato abbiamo sempre la ricarica e praticamente l'entrata del jack microfonico. Non ci sono più niente, c'è solamente questa. Mentre abbiamo la molletta per andare a essere inserito ovviamente su una cintura, su una camicia o dove vogliamo inserirlo, giusto? Su una camicetta, su una cintura, su una camicia sarà impossibile. Bene, non ci resta che andare ad accendere e vedere il display. Questa sarà una cosa molto interessante. Ok ragazzi, switchiamo di nuovo qui, andiamo a premere il tasto on. Vedete che la spia lampeggia, ma andiamo a analizzare molto semplicemente il display. Vedete c'è un microfono ovviamente che aspetta, diciamo che viene messo in mute quando è in mute dall'altra parte. Ci abbiamo sopra la batteria, la stato della batteria, sotto il 0,5 il canale, e sotto abbiamo l'indicatore di volume, ok, di entrata. Quindi quando ci sarà praticamente l'ingresso sarà collegato, ovviamente quelle barrette si illumineranno. Vi faccio vedere una cosa molto importante secondo me. Se volete settare il canale, se io premo adesso set, vedete non si setta, bisogna che si accenda il display, poi dopo premete di nuovo e andate a settare di nuovo il canale. Quindi non sono 20 ma sono 5, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 20 mi sembra un po' tanti. Mettiamo su 0, ok, e andiamo a accendere adesso anche l'unità diciamo di trasmissione. Adesso ovviamente l'unità di trasmissione, quando l'accendo, si collegherà e la luce non lampeggerà. Vediamo un po'. Vedete che lampeggia per un attimo, ok, e poi tac, si fissa anche questa. Non si fissa perché Gennaro è un po' un stupidino, bisogna mettere sullo stesso canale. Allora, innanzitutto andiamo a vedere il mute. Come ho detto prima, dovete cliccare prima, accendere il display e poi andare a cliccare il tasto che vi serve. Quindi mute, abbiamo messo in mute, 0,5 il canale, sotto abbiamo i volumeter. Adesso vado a settare a 0 e come per miracolo anche il ricevitore si è bloccato ovviamente. Non c'è più niente da dire, praticamente niente, perché qua è tutto a posto così. Non ci resta che andare a inserire il microfono ovviamente per vedere i volumeter e il volume. Quindi abbiate pazienza, aspettate un attimino
che il ricevitore riceva il microfono. Quindi andiamo a inserire qua, innanzitutto andiamo a vedere se in effetti qualcosa sta succedendo qui. Eccoli, vedete i V-meter che si mettono in azione. Se abbasso il volume qua, i V-meter ovviamente smettono di funzionare. Come alzo, sentite? Ok, vedete che praticamente i V-meter si alzano e tutto funziona per il meglio. Ora andrei quasi a piazzarmi il microfono al baverino per fare un provino. Allora, un provino, prima di andare a fare il provino però andiamo a installare il nostro smartphone sopra il cavalletto. Allora non ci resta che andare a allargare, questa volta ve le faccio vedere bene, se riesco a zoomare, ve le faccio vedere bene, allargare le ganascine, vedete qua, basta allargarle così, ok? Proprio come i grip, ok? Quelle che praticamente noi posizioniamo lo smartphone sui nostri cavalletti. Qua alziamo, ovviamente per far spazio all'iPhone, ovviamente come è grande l'iPhone, così dovete allargare, ok, la vite. Quindi state attenti ovviamente sempre ai tastini, ok, dei vostri telefoni, smartphone che siano, iPhone, Android che siano, che non vadano praticamente a toccare e fare qualche pasticcio. Ok, abbiamo chiuso bene e adesso andiamo a mettere il cavalletto nel buco giusto. Allora il buchetto giusto è qua, scusatemi, ok, che sono sparito e sono tornato. Ecco qua, è una specie di manfrotto ovviamente plasticoso e vabbè ragazzi, va bene così, non facciamo sempre pignoli. Con il tastino ovviamente si regola e poi lo potete mettere sulla scrivania tranquillamente e andare a fare le vostre prove. Ora non ci resta che andare a prendere l'adattatore che io ho perso, scusate che mi vado a sentare. Adattatorino, dove sei andato? Sei saltato? Eccolo qua, c'era un altro ma non lo trovo, comunque va bene. Andiamo a mettere l'adattatore, sì, magari nella parte giusta, del nostro iPhone, ok? Quindi così. E poi, ecco, la cosa furba che praticamente il collegamento è dalla stessa parte della ricarica, quindi è una cosa molto furba. Allora, ragazzi, qui c'è un cartellino, ok, con scritto comica e basta girarlo e c'è scritto smartphone. Perché se no mettete la cosa di... Comunque la pipetta va nello smartphone e quello normale va nel comica. Quindi, dunque... Ok, siamo a posto. Adesso andiamo ad accendere Filmi Pro e andiamo a fare una prova. La prova che volevo fare è questa. Lo vado a staccare per farvi vedere ovviamente che viene riconosciuto, ok, da Filmi Pro, che è la prova che praticamente questa unità funziona. Andiamo a fare la prova con Filmi Pro. Bene, Filmi Pro alla mano, andiamo a mettere il microfono. Vedete che adesso ovviamente l'entrata microfonica non è esterna. Andiamo a inserire questa, un lampeggiamento di Filmi Pro e viene riconosciuta. Ecco, la cosa che possiamo fare è ovviamente andare a regolare il volume sulla nostra unità oppure regolarlo dal Filmic Pro. Io lascerò adesso il mondo com'è, praticamente lascerò anche il gain automatico e vado a fare una prova ovviamente di resa sonora. Benissimo, non ci resta che andare a sentire come registra questo microfono. Allora cari amici, questa è una prova col Comica, il microfono wireless per smartphone, esclusivamente per smartphone, ricordatevela questa parola, per sentire la resa sonora soprattutto con Filmic Pro, che poi è l'applicazione che utilizzo io giornalmente, quotidianamente per riprendere i filmati. Andiamo a sentire e commentiamo assolutamente insieme. Posso star zitto praticamente, non dire nulla? Ditemi voi,
Com'è la qualità? Allora ragazzi, poi alla fine vi dico quanto costa. Non è un prezzo esagerato, non è neanche un prezzo ovviamente d'amico. Un'altra cosa che volevo far vedere invece è questa. Io posso andare, ma ho sbagliato ovviamente a prendere il gancio. Ah no, aspettate, questo si leva forse. E posso andare a agganciare un faretto sopra qua. Questa è una slitta, però una slitta al contrario. Mannaggia, mannaggia. Allora andiamo nella scatola magica e andiamo a prendere qualcosa che ci possa servire. Posso mettere ovviamente il faretto qui, ok? Posso mettere il faretto qui, posso metterlo agganciato qua sopra. Allora, abbiamo detto 5 canali, non 20, 5 canali di possibili che si possono switchare per non avere interferenze. Abbiamo visto lavalier di qualità, quindi molto di qualità. Ovviamente poi si potrà, penso, potremmo anche decidere di andare a inserire qua nella unità, diciamo, di trasmissione un ricevitore per diciamo per gelato, il microfono gelato, questo non lo so. C'ho il Tonor, poi magari se nei commenti vi piacerà l'esperimento lo farò. E quindi passiamo al prezzo. Abbiamo visto un grip praticamente dove posso andare a mettere il mio smartphone, compreso mi danno il cavalletto che sembra un manfrotto dei poveri, però va bene così. Costo di questo, tutto questa roba da 171 euro. Però adesso io so che qualcuno di voi dirà Gennaro, 161 euro, però io ho trovato la pace, ok? Ho trovato la pace perché non ne potevo più di aver microfoni diciamo wireless che andassero male, ma non che andassero male, che non avessero ovviamente questa opzione di poter scegliere le frequenze. Poi per un altro motivo io mi alzo dalla scrivania, me ne vado e mi porto dietro tutta l'ambaradan, quindi per me è una cosa veramente giusta. Poi farò, visto che c'è stato un commento che giustamente adesso non mi ricordo, ma lo saluto in tempo reale, che mi fa i complimenti per Filmic Pro, ma giustamente mi fa anche un richiamo, ma un richiamo positivo, ecco, commenti positivi e commenti ovviamente che sono un aiuto per chi fa video. Saluto Giorgio che mi dice vai a fare una ripresa in giro con Filmic Pro. Bravo. Allora prenderò la palla al balzo per fare cosa? Per andare a fare un videoblog, ok? Il prossima volta che uscirò, ma sarà non tanto presto perché abbiamo una situazione in casa purtroppo che non è delle migliori di salute, di persone un po' anzianotte, quindi ragazzi, qualcuno che lavora in casa deve starci. Abbiamo anche 2 cagnolini, uno piccolo e uno grande, quindi qualcuno deve badare a loro mentre le mogli sono fuori casa. Però molto presto andrò a fare di nuovo gli analisi del sangue che erano sbagliate le ricette, andrò di nuovo e quindi farò un videoblog interamente fatto solo con Filmic Pro e utilizzerò questo microfono wireless con applicato sopra ovviamente diciamo questo microfono con un bastone selfie senza avere nessuna stabilizzazione, solo quella di Filmic Pro, e vedremo che succede. Aspettando questo video, in conclusione vi invito a condividere questo video con i vostri amici, fatemi sto favore e cliccate su condividi, cosa vi costa? E poi infine voi 82% che non siete scesi neanche di un attimo, iscrivetevi a questo canale di Gennarili che magari mi fa la grazia, e così io cresco e crescete anche voi, perché arrivano le aziende, mi danno le cose, vediamo tutte queste cose qui belle. E azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. Quindi non mi resta che abbracciarvi tutti e rimandarvi al prossimo video. Ciao! Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente da dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram.
Ciao, a presto!